In questi ultimi giorni mi è capitato di rimanere a casa un po' più del solito, rischiando ogni tanto di annoiarmi. Sono abituata infatti a viaggiare molto e a trascorrere la maggior parte del mio tempo assecondando la mia passione per l'arte e i viaggi. Dovendo stare a casa, ho cercato però di pensare ad un paio di cose da fare per sfruttare il mio tempo al meglio, ma soprattutto senza annoiarmi ancora di più. Dopo qualche giorno speso tra allenamento a casa e il prendermi cura del mio corpo, ho trovato finalmente diversi modi per divertirmi seguendo le mie passioni. Per questa ragione ho pensato di condividere con voi 10 cose da fare a casa per amanti dell'arte. Mi è capitato 1000 volte di avere intere liste di film imperdibili legati all'arte ed essere troppo stanca a fine serata o nel weekend per riuscire a vederli tutti o anche solo uno per intero. E approfittare del dover stare a casa per godersi un bel film è un classico passatempo. In tema arte ci sono 1000 tipologie diverse. In un altro mio video sul canale vi ho raccontato e consigliato 5 film per amanti dell'arte, ma esistono anche film sulle vite degli artisti, documentari oppure film sulle opere d'arte o sul mercato. Spesso questi film sono un mix di storia vera e romanzata, che a me non dispiace. In fin dei conti si tratta di un film, non sempre di un documentario, che invece deve raccontare la storia in maniera un po' più veritiera e completa, con dati e documenti d'archivio. Molti di quelli di cui vi ho parlato si trovano in streaming su Netflix, come Frida, oppure su Amazon, come La migliore offerta. Resterò a casa anche io per qualche settimana, quindi di certo ne guarderò di nuovi, che da tempo voglio vedere, e ne approfitterò per condividerli con voi, quindi se siete interessati vi consiglio di iscrivervi al canale. Come vi dicevo prima, per me scoprire opere d'arte e artisti vuol dire da sempre viaggiare. Sono infatti dell'idea che quando si può bisogna vedere un'opera con i propri occhi per poterla apprezzare davvero. Ma ho scoperto che quando si è costretti a rimanere a casa c'è una soluzione. Esistono infatti i tour virtuali dei musei, ovviamente non sono nati per sostituire del tutto la visita di persona, ma possono aiutare a organizzare un giro pre-partenza oppure a viaggiare con la fantasia. Uno dei primi servizi nati per i tour è Google Arts and Culture, che permette di fare un giro dei più famosi musei del mondo con la stessa tecnologia Street View che viene utilizzata ad esempio da Google Maps. Si può fare un salto ad Amsterdam per visitare il fantastico museo di Van Gogh, dove sono esposte alcune delle sue opere più famose, oppure si può visitare la Casa Azul di Frida Kahlo in Messico, dove l'artista ha vissuto con Diego Rivera e che dagli anni 60 è diventata una vera e propria casa museo. Ma se si vuole rimanere in Italia, anche la Pinacoteca di Brera a Milano, gli Uffizi di Firenze e i Musei Vaticani a Roma sono aperti virtualmente per tour senza biglietto e soprattutto lunghi quanto si desidera. Anche leggere libri dedicati al mondo dell'arte è una delle attività che preferisco. Durante le giornate di lavoro piene di cose da fare, cerco sempre di ritagliarmi uno spazio per la lettura in metropolitana oppure la sera prima di andare a dormire. Quando invece sono a casa per qualche giorno di fila, avendo un po' più di tempo, ne approfitto anche per leggere un po' di più. Può essere il catalogo dell'ultima mostra che ho visitato, un libro scritto da un artista oppure uno sul mercato, la scelta è varia, ma di certo dipende anche un po' da quello che trovo in biblioteca o in casa. Il mio genere preferito sono i romanzi a tema arte, come quelli di Susan Vreeland di cui vi ho parlato del mio video sui 5 libri per amanti dell'arte. Si tratta di storie romanzate, ma basate su anni e anni di ricerca. La mia preferita è La vita moderna, che racconta di Renoir, ma ce ne sono altri stupendi come Una ragazza da Tiffany. Faccio un po' di fatica a leggere saggi d'arte in questo periodo, ma devo dire che anche in questo genere non mancano libri che mi hanno davvero appassionato tantissimo, come Lo potevo fare anch'io di Bonami, oppure Lo squalo da 12 milioni di dollari di Thompson. Ne ho parlato in un altro mio video sui 6 libri da non perdere sul mercato dell'arte. Una delle mie attività preferite e che riesco a portare avanti soltanto in occasioni come questa, in cui devo rimanere a casa per forza, sono i corsi online. Non c'è altra possibilità purtroppo, eppure è una delle cose più interessanti che si può fare con il proprio tempo. Le piattaforme per i corsi online sono decine, alcune più o meno famose, e raccolgono tutte migliaia di corsi interessanti. Ci sono piattaforme in cui i corsi sono a pagamento e organizzati da aziende o da professionisti del settore, come può essere Udemy, e poi ci sono piattaforme come Coursera, che è anche la mia preferita, che raccoglie corsi di università e di musei internazionali. Io ho scoperto la possibilità di poter frequentare questi corsi gratuitamente quando frequentavo l'università a Milano, e in quegli anni penso di aver seguito almeno 3 o 4 corsi con test ed esami per ottenere anche delle certificazioni. Ad oggi suggerisco di frequentarli
più per i contenuti e per la presentazione innovativa e non soltanto per la certificazione. Domenica scorsa, ad esempio, ho ridato un'occhiata ai diversi corsi offerti e ho deciso di iscrivermi ad uno degli ultimi organizzati dal MoMA di New York. In passato ne avevo seguiti anche altri, ricchi di video e di letture interessanti, e frequentare questi corsi è gratuito e si paga soltanto nel caso in cui si voglia ottenere un attestato. Sempre in tema intrattenimento e video, guardare serie TV a tema d'arte può essere un'altra idea. A dire il vero non ce ne sono tantissime, strettamente in tema, almeno che io conosca, ma di certo una su tutte è la mia preferita e con 6 stagioni da episodi di circa 3/4 d'ora ciascuno, il tempo vi assicuro che vola. Si tratta di White Collar, in cui un agente dell'FBI si ritrova a lavorare con un artista della truffa per risolvere casi di furti d'arte e non soltanto. A me ha appassionato così tanto da averla rivista più di una volta, anche perché dà un'idea abbastanza veritiera, secondo me, del mondo dell'arte americano, ma anche dell'organizzazione delle mostre e dei grandi eventi dell'arte. In alcuni episodi si parla di opere contraffatte in asta e in altri di furti durante importanti mostre. Ovviamente è un poliziesco a tema d'arte e per chi ama il genere è super consigliata. Ma se si ha la fortuna di non essere da soli in casa, un altro modo divertente per trascorrere qualche ora sono i giochi da tavolo a tema d'arte. Io non sono un amante dei puzzle, quindi non me la sento di consigliarli, invece amo tantissimo i giochi di società. In un mio precedente video vi ho raccontato di come ogni tanto gioco a fare la collezionista con Going Going Gone, che è una sorta di Monopoli dell'arte in cui si acquistano, scambiano e rivendono le opere. Un altro gioco però che ho scoperto nel periodo di Natale per via di un regalo è Guess the Artist. In questo caso si tratta di una specie di indovina chi a tema d'arte. Grazie a 3 indizi si deve scoprire l'artista oppure richiedere un aiuto all'avversario perdendo però dei punti. Ogni carta è dedicata ad un grande artista della storia dell'arte moderna e anche contemporanea. L'unico difetto è che, secondo me, quando ci si gioca 2 o 3 volte si rischia poi di ricordare anche soltanto per intuito a quale artista fa riferimento la carta. Però è un ottimo modo per scoprire qualcosa senza annoiarsi. In tema letture, non solo i libri ma anche le riviste possono essere un ottimo passatempo quando si è a casa. Ce ne sono online o cartacee, ma non potendo uscire bisogna per forza, secondo me, optare per le prime. Quindi che si tratti di arte, design o moda, tra blog e giornali c'è sempre un po' l'imbarazzo della scelta. Bisogna però scegliere sulla base non solo dei propri interessi, ma anche dello stile che si preferisce. Per le ultime news vi consiglio in Italia Art Tribune o il Giornale dell'Arte. Entrambe raccontano degli ultimi sviluppi del mondo dell'arte, ma con 2 stili completamente diversi. E invece, per gli appassionati di mercato dell'arte, c'è Collezioni da Tiffany. Un'altra delle attività in cui io mi diletto quando sono a casa un po' annoiata è lo shopping online. In realtà non sempre alla fine compro qualcosa, quindi non so se può essere chiamato shopping, però è divertente iniziare cercando un oggetto che effettivamente serve e finire verificando i prezzi di stampe d'arte online. Gli shop dei musei e delle più importanti gallerie ormai hanno dei veri e propri negozi online, quindi si può trovare un po' di tutto. Tra i miei preferiti ci sono lo shop del Thyssen di Madrid, che invia in tutto il mondo degli oggetti bellissimi, tra cui ceramiche e gioielli, che possono diventare anche delle stupende idee regalo, ma anche lo shop della Saatchi Gallery di Londra, con stampe di giovani artisti come la street artist Zaboo, che io adoro. Infine, ovviamente, ci si potrebbe perdere tra i prodotti di Amazon, che oltre ad essere belli, spesso sono anche utili, come libri oppure cover varie. Ho creato da poco una lista dei miei preferiti, di cui vi lascio il link in descrizione, così se volete dare un'occhiata. Rimanere a casa può essere anche un modo per creare qualcosa di nuovo, qualcosa che magari abbiamo da sempre desiderato realizzare, ma che è rimasto da parte a causa della vita di tutti i giorni. Ovviamente molto dipende dalle proprie passioni. Le idee e i tutorial online non mancano. Ci si può far guidare dai consigli di disegno o di lettering di Fra Frog, ad esempio, qui su YouTube, oppure se si hanno le basi si può seguire la propria ispirazione. Ma creare non vuol dire soltanto disegnare o dipingere, in cui io tra l'altro non sono per nulla brava, ma può essere anche scrivere, o come nel mio caso creare video.
Infatti mi sono ritrovata in questi giorni ad avere anche un po' più di tempo per l'editing e rivedere alcune delle clip per idee di video che usciranno a breve. E sempre in tema YouTube, un'altra delle cose da poter fare, se ci si è stufati delle serie TV di Netflix o di leggere un libro, è quella di dare un'occhiata ai video su questa piattaforma. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e io stessa cercherò di postare un po' di più i miei video a tema arte, viaggi e mercato per poterci tenere compagnia. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così da non perdere quelli che usciranno nei prossimi giorni. Grazie mille e alla prossima!